Buongiorno ragazzi, prima di iniziare a parlarvi di quello che andremo ad affrontare oggi, volevo precisare che il nostro obiettivo principale è quello di creare dei piccoli video di informazione in modo tale che gli argomenti che noi andremo a trattare siano facili da memorizzare e semplici da capire. Inoltre, volevo precisare che i nostri opai non sono esche industriali, sono esche totalmente artigianali, studiate sui nostri calamari del nostro mar Mediterraneo. Sicuramente è un valore aggiunto e sicuramente avremo una marcia in più in pesca. Quest'oggi parleremo delle novità 2024, la linea Davidoni, un opai che abbiamo creato insieme all'amico Davide Serafini, che salutiamo, e ora andiamo a vederlo nel dettaglio. Un opai abbastanza completo, sia per via delle fosforescenze che possiamo distinguere dal colore degli occhi, sia per le sue 7 colorazioni arricchite con delle righe non casuali, ragazzi, ma studiate anch'esse per dare vita ad un contrasto di fosforescenza particolare, che rende l'opai ancora più catturante sia nelle basse profondità che nelle alte profondità. Abbiamo vari punti di forza per questo tipo di opai: il posizionamento degli occhi nella parte bassa, vedete, abbastanza vicino alla coroncina, quindi il punto di ferrata è molto vicino e avremo sicuramente meno slamate. Sappiamo benissimo che il calamaro attaccherà verso la testa, quindi è un nostro vantaggio questo fattore. In più abbiamo una visibilità maggiore, perché l'opai, quando girerà a 360 gradi, noi abbiamo inserito il terzo occhio. Questo permetterà al calamaro di avere sempre una linea di caccia. Ora vi chiederete: Nicola ci porterà ad affrontare una sessione di pesca con i calamari, ci farà vedere qualche calamaro? No, andremo a fare un video molto interessante, andremo a vedere il comportamento dei calamari sott'acqua. Siete pronti? E allora non aspettiamo oltre, andiamo! Ragazzi, abbiamo montato la telecamera, ora vi mostro il movimento degli opai. Abbiamo messo giallo, arancione, blu e l'ultimo il bianco. Ok? Quindi abbiamo 2 fosforescenze per le alte profondità e 2 fosforescenze glu. Colori chiari, colori intermedi e colori scuri. Va bene, poi ne parleremo in un secondo momento dei colori, perché bisogna fare un vero approfondimento, perché è molto importante. Ora vi mostro il movimento, lo facciamo scendere giù il filo. Voi vi chiederete perché Nicola ci fa vedere il movimento degli opai. Per il semplice fatto che l'opai è il nostro collegamento tra di noi e il calamaro. Quindi è molto importante sapere gestire il movimento. Dobbiamo memorizzarlo nella mente. Quando noi andiamo a muovere il nostro attrezzo da pesca, dobbiamo sapere esattamente come si muove l'opai sotto l'acqua. Adesso facciamo un po' di movimenti. Ok, rimango fermo, loro stanno comunque, la loro azione è perfetta. Facciamo un po' di movimenti su e giù. Ok, tiriamo su. Perfetto. Penso che possa bastare. Ora mettiamo in moto e andiamo nel nostro spot di pesca. A tra poco. Allora ragazzi, non sono riuscito a trovare subito i calamari. La cam si è scaricata, purtroppo smadatamente l'ho lasciata accesa nel tragitto, ma nella sfortuna siamo stati molto fortunati, perché ho avuto una cattura che non è andata a buon fine. Guardate un po' qua, il calamaro ha rovesciato l'opai e ha sporcato tutta la corona di inchiostro. Ora noi approfittiamo subito di questa situazione, continuiamo a fare un minimo di ricerca, vediamo se siamo fortunati a trovarli e vediamo che reazione hanno sott'acqua con l'opai sporco. Vi ricordo che nei miei precedenti video io vi consiglio sempre di pulire le coroncine, perché è una cosa veramente molto importante. Ora continuiamo la ricerca.
Ci siamo? Ora facciamo la calata. Cam, prima esca, seconda esca sporca. Guarda lo strumento, guarda che stanno sparando. Vedete? Piccolo target dei calamari. Perfetto. Ok. Vediamo che succede. Sono calamari. Tiro su, non succede nulla. Muovo un pochettino. Non succede nulla. Ok, non è successo nulla. Poi a casa vedremo come si sono comportati con l'esca sporca. Ora continuiamo la ricerca. Abbiamo trovati, fermiamo, telecamera, giù. Allora è importante quando facciamo le calate con la telecamera di averla sempre sul nostro fianco e non dietro, perché il suo peso insieme alla corrente ci porterà sicuramente fuori, diciamo, zona di tiro dei calamari. Stiamo avendo la nostra verticale, scendiamo giù. Ok, siamo quasi arrivati, siamo giù. Mettiamo un po' in trazione il silo. Andiamo un po' fermi, aspettiamo. Non succede nulla. Proviamo un pochettino a muovere gli opai cercando di memorizzare il loro movimento perché è molto importante. Adesso loro stanno oscillando sotto l'acqua con movimenti leggeri dalla canna, ma leggeri ragazzi, perché loro fluttuano quasi in autonomia. Ok, non succede nulla. Poi non possiamo pretendere di fare tantissime tecniche perché con la cam viene malissimo. Iniziamo la risalita. Eccolo, eccolo ragazzi, eccolo, abbiamo avuto uno strike in risalita. Sicuramente lo fai ha messo, scusate, il calamare ha messo a fuoco i nostri opai all'ultimo e noi sollevandolo e togliendolo dal loro punto di caccia l'abbiamo portato a cacciare l'opai. Li abbiamo trovati, facciamo la calata, viene che li facciamo vedere. Il branchetto tutti vicini, più il nostro calamaro spia, vi ricordate? Se non l'avete visto andate a vedere il video precedente a questo delle tecniche di base del target dei calamari. Facciamo una verticale, è un bel branchetto, stiamo arrivando giù, siamo un po' più profondi di prima. Ok, siamo arrivati giù, mettiamo in trazione. Trazione il filo. Siamo arrivati giù, mettiamo in trazione il filo. Eccolo, eccolo qua. Eccolo qua. Ora lo tiriamo su. Eccoci qua. Allora ragazzi, ci siamo spostati, siamo andati un po' più profondi. Vi ricordate all'inizio video abbiamo inserito nella nostra montatura il colore blu e il colore bianco, che sono i due colori con la fosforescenza particolare celeste. Faccio vedere la profondità che siamo in un attimo. Siamo a 65 metri, ok?
Ora ci facciamo un giretto e vediamo se siamo fortunati nel trovare qualche calamaro. A tra poco. Allora ci siamo, noi abbiamo già calato, vieni un attimo, facciamo del calamaro veloce. Ok, abbiamo calato, siamo profondi. Nella calata profonda ho anticipato un attimino la calata perché con la cam fa davvero tanto bando, quindi rischiamo di andare fuori branco. Giù. Ok, mettiamo in trazione e vediamo che succede. Eccolo, ragazzi, io ho percepito qualcosa, vediamo se torna a mangiare. E buttiamo giù. Non succede nulla. Mi è sembrato che abbiamo ricevuto un piccolo attacco, forse ha aggrappato l'artificiale, l'ha mollato subito, non siamo riusciti con il peso della canna a sentire bene la mangiata e quindi per poterlo ferrare, oppure era qualche pesciolino che ha toccato leggermente il calamaro, ma scusate lo fai, e non è riuscito diciamo a prendere bene le ancorette. Vediamo un po'. No. Niente ragazzi. Sta calata hanno vinto loro, penso. Poi andremo a vedere a casa cosa è successo veramente sotto 65 metri. Ragazzi, la ricerca profonda non ha avuto i risultati che speravo, considerato che siamo a dicembre e quindi i calamari stanno nelle basse profondità. Ci si è scaricata anche la cam. Vi ricordo inoltre di fare l'iscrizione al nostro canale YouTube. Mi raccomando, seguiteci nei nostri social. Un saluto e al prossimo video. Ciao!